Buongiorno, sono Ivan Censi, esploratore del perturbante e collezionista di curiosità, e in questo video voglio parlarvi di questo mio libro, Il Pietrificatore, un libro dedicato alla collezione Paolo Gorini di Lodi, edito da Logos Edizioni e, come sempre, con le fotografie di Carlo Vannini. Nata nell'Ottocento a partire dagli studi di Girolamo Segato sulla mummificazione egiziana, quella della pietrificazione è un'eccellenza tutta italiana. Stiamo parlando di un manipolo di anatomisti che nel corso di più o meno un secolo misero a punto dei nuovi sistemi di conservazione dei tessuti. La cosiddetta mineralizzazione o pietrificazione aveva lo scopo di far assumere alla carne una consistenza lapidica, rendendo i preparati anatomici virtualmente eterni. Tra i più celebri pietrificatori ottocenteschi ci sono il già citato Segato, Giovan Battista Rini, Efisio Marini e Paolo Gorini. Paolo Gorini, a cui è dedicato questo libro, è un personaggio particolarmente interessante per diversi motivi. Innanzitutto Gorini incarnava perfettamente un certo ideale decadente dello scienziato che, un po' folle e un po' visionario, si addentrava nei misteri della natura e della materia. Non a caso era venerato dai suoi amici letterati appartenenti alla scapigliatura. Gorini, detto il mago, incantava e spaventava gli abitanti di Lodi con le sue eccentricità, facendo per esempio eruttare dei modelli di vulcano, trasportando di notte i cadaveri dall'obitorio al suo studio adiacente, che era ricavato tra l'altro da una chiesa sconsacrata. Insomma, per tanti versi assomigliava a un vero e proprio personaggio di un romanzo gotico. Eppure egli era anche ben voluto dai suoi concittadini, perché sotto tutte queste bizzarre passioni nascondeva un animo gentile e generoso. Il secondo motivo di interesse è che, rispetto al lavoro di altri pietrificatori, i suoi esperimenti non avevano solo uno scopo scientifico, avevano l'ambizione di diventare un tipo di reliquia laica. Gorini, per esempio, pietrificò la salma di Mazzini affinché potesse essere esposta. Siamo nel periodo dell'Unità d'Italia e il nuovo Stato ha bisogno di contrastare la Chiesa e decide di farlo creando le proprie reliquie, i propri santi mummificati alla stregua di faraoni o di pontefici. Allo stesso modo Gorini pensò che la sua pietrificazione potesse diventare un'applicazione non solo anatomica, medica, ma anche funebre e commemorativa. Cioè sperava che il suo metodo potesse risolvere i problemi relativi all'imbalsamazione, per preservare un'effigie dei propri cari duratura nel tempo. Chi avrebbe mai più richiesto i servigi di uno scultore se si poteva trasformare il defunto stesso in una vera e propria statua, più realistica di quella che qualsiasi altro artista avrebbe mai potuto realizzare? Ecco, per un breve periodo Gorini pensò proprio che si potessero, per esempio, pietrificare le teste dei defunti e metterle al di sopra delle lapidi nei cimiteri. Un'idea che, come potete immaginare, non ebbe molto successo. Ma anche quest'idea testimonia del fatto che egli era in costante ricerca di un'applicazione pratica per le proprie invenzioni. Gorini mise anche a punto il primo forno crematorio funzionale della storia. Un altro indizio del fatto che era preoccupato proprio di trovare un nuovo modo di rapportarsi con le salme, sia che fosse la conservazione eterna tramite la sua pietrificazione, oppure la distruzione totale nel fuoco. E non era solo in questa ricerca di una nuova definizione del nostro rapporto con i morti. Fino alla fine dell'Ottocento troviamo imbalsamatori, pietrificatori, mummificazioni, metallizzazioni e molti altri procedimenti di conservazione delle spoglie che ebbero vita breve. Il libro conta un'introduzione e una prefazione a cura di due esperti del settore, il professor Alberto Carli, curatore della collezione Paolo Gorini di Lodi, e Dario Piombino Mascali, antropologo e conservatore scientifico. Il piccolo museo di Lodi, tra l'altro di recente rinnovato, è un gioiello sconosciuto ai più, in cui si può scoprire un lato inedito della storia italiana, il momento cioè in cui, in concomitanza con l'Unità d'Italia, si cercava una nuova prospettiva sulla morte, nell'ottica fiduciosa nel progresso scientifico tipica del positivismo. Tutto questo prima che arrivassero le due grandi guerre mondiali a frenare gli entusiasmi e a dare avvio a quella che molti studiosi considerano una vera e propria rimozione culturale della morte avvenuta nella nostra
società.